Questa lezione è incentrata sul primo dei 6 Preludios Cortos di Manuel Maria Pons. Il preludio è basato su una struttura che alterna diverse sezioni. Ogni sezione è caratterizzata da un elemento sia tecnico che musicale. La prima sezione, siamo in un tempo di 4/4, è caratterizzata da un elemento di scala diatonica al basso. Siamo nella tonalità di Do maggiore, ma partiamo da Mi, e quindi i bassi, che sono alternati, sono crome alternate da pausa. Questi bassi vengono eseguiti alla base di una formula di arpeggio. L'arpeggio, ovviamente come esercizio tecnico, alterna la figura di medio indice medio a quella di anulare medio anulare, quindi avremo come vedi il basso viene stoppato sulla seconda croma dal ritorno del pollice frequenza. Questa è la fase ascendente, quindi pur essendo in Do maggiore lui usa praticamente una scala modale, parte da Mi ed arriva a Mi. Poi abbiamo il ritorno: Re, Do, Si, La, Sol, Fa naturale. L'uscita da questo episodio è fatta da quartine melodicamente diverse che preparano l'ingresso del secondo episodio musicale. Introdotto da 2 quartine ribattute di note, Sol e La, l'episodio successivo crea 2 affreschi di colore, sempre alternando il basso a una nota ripetuta. Nel primo caso Pons usa note che creano un'atmosfera più calda, usando note quasi tutte alterate. Nella seconda metà dell'episodio invece usa tutte note naturali, e queste note naturali praticamente creano un'atmosfera più cupa, più raccolta. È interessante notare che in questo episodio lui usa tutte le note di una eventuale serie dodecafonica tranne il La diesis, quindi ci sono tutti i cromatismi, tutte note cromatiche, ovviamente distribuite per intervalli consonanti, quindi senza mai dimenticare una certa musicalità dell'episodio, però questo elemento appunto è interessante perché sviluppa tutta una serie di note della scala cromatica, tranne una, che fa da contrasto l'uso di tutte le note con la scala diatonica che abbiamo usato precedentemente. L'episodio comincia quindi con 2 quartine di note ribattute, poi abbiamo sempre un basso, stavolta libero, alternato con Fa diesis, Si naturale, Sol diesis, Do diesis, qui chiede un crescendo, Fa diesis, poi La in terza corda, Re diesis, Sol diesis. Ora l'episodio c'è un decrescendo, l'episodio torna alle note naturali. Ovviamente questo episodio per note ribattute può essere eseguito o con la diteggiatura di medio indice, indice medio, oppure, quindi medio indice medio o indice medio indice, oppure con anulare medio indice, a seconda delle esigenze di ognuno. In entrambi i casi funziona. Con la Re diesis entriamo nel nuovo episodio, che è la ripresa della scala diatonica che abbiamo visto all'inizio partendo da Mi. Quindi questo elemento diventa un elemento di collegamento tra le varie sezioni del brano. Decresciamo di intensità, andiamo a chiudere l'episodio. Questo episodio confluisce in un altro con un'altra formula ancora della mano destra,
basato su una triade minore. In questo caso cominciamo da Do, La bemolle e Fa, e cromaticamente lo stesso episodio scorre, la diteggiatura è medio, indice, medio, anulare, medio. Arriviamo fino al quinto tasto. Quando siamo nella posizione in quinto tasto con La, Mi e Do, il basso non c'è più e la quartina attraverso scorrimento cromatico ritorna in prima posizione, in questo modo. Con un graduale decrescendo. Ora ripeto tutto l'episodio cromatico. Questo episodio confluisce di nuovo in un episodio per note ribattute, quindi anche questo elemento ritorna. Quindi abbiamo Fa diesis, Si, Re diesis, Fa diesis, Do diesis in crescendo, La, Do diesis decrescendo di intensità, e la chiusura del brano è rappresentata dall'arrivo di note più larghe, quindi crome, una quartina di crome, che appoggiano un accordo di dominante sostanzialmente, perché chiuderemo in Mi maggiore. Qui abbiamo l'arpeggio con Mi, Si, Fa diesis, Si, o con 1-4 o con 2-4. Finale di Mi. Sottoscrivete il canale e se avete piacere mandatemi un messaggio o una mail per chiedermi altre lezioni. Io continuerò a farle per i miei studenti. Grazie. Ciao.